Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Come andrà la vostra settimana? Andremo a vedere insieme dall'1 al 7 giugno le energie che si muoveranno. Però prima di iniziare vi ricordo che è una stesura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrare col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Vediamo le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Come prima carta partiamo inizio settimana con una bellissima stella, spesso fa riferimento a un momento di rinnovamento, di cambiamento, però in senso positivo. Entrano nuove energie di espansione, di gioia, di speranza, di anche nuovi obiettivi, nuova ispirazione. Questa area di rinnovamento potrebbe essere utilizzata sia per nuovi progetti da realizzare e quindi consiglio di incominciare a muoversi, a programmare, a pianificare, soprattutto se poi si tratta di cose che hanno bisogno di tempo per realizzarsi. Invece possono realizzarsi anche nel corso della settimana alcune situazioni di facile gestione che dalla parte nostra abbiamo il potere, la chiave giusta per risolvere qualsiasi cosa. Infatti abbiamo un nuovo inizio, nuove idee, chiudere e aprire delle porte, poter agire immediatamente sia per le situazioni un po' più complesse e difficili, quindi con nuove soluzioni, sia anche finalmente andare a cogliere delle opportunità interessanti. E infatti abbiamo proprio la carta per eccellenza delle possibilità che si aprono, delle sorprese, della speranza, dell'ottimismo, di fare degli ottimi affari, ottenere delle ricompense e anche delle grandi soddisfazioni. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo un po' anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, però alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio di ascoltare per trarre le informazioni che state cercando e che desiderate. Bello il croco, carta molto molto positiva perché parla e porta rassicurazione nelle situazioni più difficili, però parla di unione, di protezione, di comprensione, di complicità e intimità, anche di appoggio in senso generico, sia dal punto di vista materiale che emotivo. Qualche tensione potrebbe esserci nel corso della settimana, ma anche abbastanza passeggera. In realtà questa ha una doppia valenza, nel senso che magari un po' di confusione nei nostri sentimenti oppure esserci dei contrasti, dei conflitti, però assolutamente passeggera. O se non abbiamo chiarezza, sicurezza in alcune cose che dobbiamo dire o fare, meglio aspettare un attimino, quindi meglio metabolizzare, valutare, osservare, trovare il momento giusto per poter intervenire o dire un qualcosa, perché la fretta spesso è cattiva consigliera, quindi di aspettare un attimino e poi diciamo, vediamo che le cose si risolvono completamente. Io direi che il momento giusto è proprio verso fine settimana perché al centro abbiamo possibilità di fermarci un attimino e cercare di capire in che direzione muoverci. Cosa vuol dire? Che nelle relazioni magari se succede un qualcosa, prima di dire
o compiere determinate azioni, meglio fermarsi, contare fino a 10 e poi, come dicevo, aspettare il momento giusto. Questo vale anche per le relazioni più importanti, non solo nella coppia. Per i single abbiamo un movimento un po' particolare perché, può esserci una forte attrazione, un forte coinvolgimento nei confronti di qualcuno, però purtroppo magari, degli ostacoli, delle cose che non funzionano proprio per il verso giusto. Quindi se state frequentando una persona e ci sono tanti alti e bassi, distacchi, riavvicinamenti, conflitti, tensioni e poi di nuovo pacificazione. Quindi direi che c'è da aspettarsi ancora una situazione del genere. Quindi un consiglio magari di svoltare, di trovare l'occasione giusta per mettervi in un nuovo percorso, di prendere il controllo della vostra vita affettiva, sentimentale, forse anche in amicizia e cercare di valutare effettivamente, perché c'è qualcuno, qualcosa che va e viene e continua al momento ad essere in questo modo. Magari ci sono anche delle situazioni del passato che possono ripetersi, anche qualcuno che è interessato a voi che può far capolino e cercare di attirare la vostra attenzione. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo speranza. Ecco, a proposito di quello che abbiamo visto sin dall'inizio, speranza, gran consolazione e giovane fanciulla. Queste sono abbastanza positive perché, se c'è qualcosa che non va, vi stanno dicendo di avere comunque pazienza, di, proiettare in avanti i vostri desideri e anche le varie azioni, che state valutando di fare e che possono avere degli sviluppi, positivi successivamente. Magari c'è da cogliere una nuova energia per poterla utilizzare al meglio nelle cose che fate. Gestire meglio le nostre energie che cosa vuol dire? È che, impariamo ad adattarci, impariamo a non disperderle in cose inutili, anche non solo energie psicofisiche, ma anche a livello di finanze, quindi con il proprio, denaro. E vedete che c'è un equilibrio, anzi alcune cose possono funzionare meglio di quello che credete, perché un colpo di fortuna, un qualcosa di bello può accadere. Come nuove opportunità, magari questo è utile per chi è alla ricerca, perché, se avete già avviato un certo tipo di percorso, di ricerca, anche di conoscenze, magari finalmente arriva qualche novità interessante scusate, altrimenti magari questo è proprio il momento giusto di, girare quella chiave per aprirvi a nuove situazioni ed ecco che la magia può proprio avvenire nel corso della settimana, perché vi ricordo, è vero queste sono abbastanza positive, però vi ricordo che avete proprio il quadrifoglio che indica queste nuove possibilità che si aprono e possono essere tantissime, magari un nuovo progetto, una collaborazione, nuove indicazioni, informazioni, delle proposte, eccetera. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!